Ancora non era giunta a destinazione, è arrivato venerdì scorso, quando il telescopio spaziale Euclid dell'ESA ha spalancato per la prima volta gli occhi, vale a dire i suoi due strumenti scientifici, VIS e NISP, e quello che ha visto, le immagini dette in gergo di prima luce, in quanto formate dai primissimi fotoni raccolti dai suoi rivelatori da quando è nello spazio, quello che ha visto, dicevamo, è stato mostrato oggi per la prima volta al pubblico dall'Agenzia Spaziale Europea. 5 immagini che ci siamo fatti illustrare e commentare in anteprima da uno dei fondatori della missione Euclid, il professor Andrea Cimatti dell'Università di Bologna, che oggi è anche uno dei 2 rappresentanti italiani nel board del consorzio Euclid, nonché membro dell'Euclid Science Team dell'ESA. Bene, siamo di fronte a un momento emozionante, nel senso che il telescopio Euclid sta viaggiando verso il suo punto d'arrivo nel punto L2 dopo il lancio del 1 luglio scorso. Abbiamo la fortuna di vedere le primissime immagini tecniche ottenute con i 2 strumenti che sono a bordo di Euclid. Queste sono immagini vere del vero universo che Euclid studierà e sono finalmente una rappresentazione di come una missione spaziale come Euclid sta iniziando a funzionare e tutto funziona come previsto. Quindi stiamo passando da un momento durato, in realtà un periodo durato tantissimo tempo, 16 anni di preparazione, in cui abbiamo visto solo simulazioni dei dati di Euclid, quindi non veri dati di Euclid, alle vere immagini di Euclid. E iniziamo con le immagini dello strumento VIS, ed è uno strumento che consiste in un imager, cioè uno strumento che fornisce immagini nella banda del visibile, con un filtro rosso, possiamo dire, con un grandissimo campo. Quello che vedete qui è un mosaico di 36 CCD, che sono i rivelatori sensibili alla radiazione a bordo di questo strumento, che ha un'area molto grande. Quest'area molto grande può includere 3 volte l'area della luna piena, per dare un'idea di quello che stiamo guardando. E qui vedete un riquadro rosso che può essere ingrandito nell'immagine successiva, e questo è uno zoom di uno dei riquadri. La qualità è sbalorditiva, sono immagini ancora grezze, possiamo dire, di tipo tecnico, che contengono tutti i difetti delle immagini di tipo digitale astronomico, quindi per esempio le tracce lasciate dai raggi cosmici e i pixel difettosi. Nonostante questo, la qualità delle immagini è veramente eccezionale. Potete vedere questa galassia, per esempio, posso anche provare a zoomarla un po' per farvi vedere l'altissima qualità delle immagini. Potete vedere delle stelle, che sono queste con i raggi luminosi. C'è una galassia vista di fronte, una galassia spirale, una galassia vista di lato, e poi questo dovrebbe essere un ammasso di stelle della nostra galassia. Quindi quello che vedete qui è l'insieme di oggetti luminosi della nostra galassia e fuori dalla nostra galassia. Poi possiamo proseguire con l'altro strumento, che è lo strumento che si chiama NISP, che invece è uno strumento che lavora sensibile alla radiazione nel vicino infrarosso, ed è costituito da 16 rivelatori di tellururo di mercurio e cadmio, che consentono di ottenere immagini, anche in questo caso, su un campo di vista identico a quello precedente, quindi che contiene 3 volte l'area della luna piena. Le immagini sono mostrate in colori differenti, il primo in bianco e nero e questo in colori rossastri, diciamo, per sottolineare il fatto che lavora nel vicino infrarosso. E anche in questo caso possiamo fare uno zoom di questo riquadro verde che vedete qui, per vedere in qualche modo la qualità di queste immagini. Potete vedere una galassia a spirale, potete vedere delle stelle della nostra galassia, c'è una quantità enorme di galassie distanti. Il tempo di integrazione, per chi è interessato ad aspetti tecnici, è di 565 secondi, sia per l'immagine di VIS che per quella di NISP. E diciamo che la luce a cui è sensibile questo strumento è soprattutto legata a stelle più evolute, sia nella nostra galassia sia al di fuori della nostra galassia. Sottolineo che queste sono immagini di tipo tecnico, non sono ancora immagini sfruttabili scientificamente, sono immagini che contengono tutti i difetti delle immagini digitali, quindi le tracce lasciate dai raggi cosmici, pixel difettosi. Tutto questo verrà ripulito poi quando effettivamente si inizierà a ottenere immagini di altissima qualità, che verranno poi utilizzate scientificamente. Lo scopo di questo strumento è quello di misurare la quantità di radiazione ricevuta dagli oggetti astrofisici in 3 filtri differenti, il filtro Y, J e H,
che consentirà la stima, insieme alla fotometria ottenuta da terra, con i telescopi da terra nel visibile, la stima dei redshift fotometrici, che sono un modo molto efficiente per stimare la distanza di un grandissimo numero di galassie e, in modo complementare al lensing gravitazionale, ricostruire la struttura tridimensionale del nostro universo in funzione del tempo, cioè durante un arco di tempo degli ultimi 10 miliardi di anni. E poi abbiamo l'ultima immagine, che è un'immagine di grande fascino, molto tecnica, ma di grandissimo fascino, che è quella che potete vedere qui. Vedete un insieme di segmenti luminosi, è un'immagine sempre fornita da NISP. NISP ha una doppia anima, quella di ottenere immagini e quella di ottenere spettri. Quello che vedete qui sono segmenti luminosi che consistono nella dispersione della luce di galassie e di stelle che sono presenti nell'immagine della zona di cielo inquadrata dallo strumento, che viene appunto dispersa, cioè si scompone praticamente la luce bianca, possiamo dire, di questi oggetti nelle varie componenti spettrali. Quindi quelli che vedete sotto forma di segmenti luminosi sono gli spettri di tantissimi oggetti che sono presenti nel campo, e da questi spettri sarà possibile misurare il cosiddetto redshift spettroscopico, che è una misura della distanza degli oggetti molto più accurata dei redshift cosiddetti fotometrici, che sarà usata anche questa in sinergia complementare con le altre informazioni che vengono da VIS e da NISP Imager, per aggiungere un tassello importante per la ricostruzione più fedele possibile della struttura a grande scala dell'universo durante gli ultimi 10 miliardi di anni di evoluzione. Perché tutto questo? Perché queste immagini saranno lo strumento con cui potremo indagare l'evoluzione della ragnatela cosmica, cioè la struttura tridimensionale della materia oscura e luminosa nell'universo durante un arco di tempo di 10 miliardi di anni. Questa ragnatela cosmica è una miniera d'oro per la cosmologia, che consentirà di comprendere l'energia oscura, la materia oscura, l'evoluzione dell'universo in generale, la formazione delle strutture, ed anche effettuare test per verificare la validità della relatività generale su scale cosmologiche.